Ciao a tutti e benvenuti. In questi giorni si parla tantissimo dell'integrazione di Canva in Gemini. In questo video vedremo che Canva può essere integrato non solo in Gemini, ma anche in ChatGPT e Claude e vedremo quali sono i risultati nella generazione di presentazioni e immagini quando possibile e vedremo quale ci dà, diciamo, il workflow più fluido e con meno impicci. Andiamo a vedere subito come funziona Canva in Gemini, come fare per attivarlo. Quindi per prima cosa dobbiamo andare in Gemini e assicurarci che sia in inglese, perché se in italiano potremmo non trovare la funzione di integrazione con Canva. Dobbiamo accedere col nostro account personale e non istituzionale, quindi quello Edu della scuola, perché questa funzione potrebbe essere disabilitata. Se la lingua non è in inglese, vado sul mio account e vado a cambiare la lingua nelle mie informazioni personali. Una volta che ho cambiato la lingua in inglese, devo andare a cercare appunto l'app di Canva e attivarla. Quindi devo cliccare sulla rotellina delle impostazioni, andare in Connected Apps e andare a cercare Canva, che qui in basso voi la troverete sicuramente disabilitata, dovete abilitarla. Una volta abilitata, vi mostro che cosa ho fatto. Per prima cosa ho chiesto a Gemini, scusate, di creare un'immagine che rispecchi la moda del XX secolo, quindi gli ho dato un prompt molto generico proprio per fare un semplice esempio. Mi ha generato una bellissima immagine e poi ho semplicemente fatto la chiocciola, quindi vi faccio vedere, chiocciola, vi si apre questo menu a tendina, scorrete in basso e selezionate Canva, vedete, vi dà chiocciola Canva e poi ho chiesto a Canva di renderlo editabile. Gliel'ho chiesto in inglese perché quando gliel'avevo chiesto in italiano in realtà non me l'aveva data, però altre volte sì, quindi potete provare e magari fatemi sapere. Una volta che ho chiesto di renderla editabile, vedete, me l'ha aperta in questa sorta di finestra che poi mi riporta a Canva, perché se io ci clicco, vi faccio vedere, mi apre direttamente l'immagine in Canva e vedete che mi ha selezionato già tutti i livelli, quindi i Magic Layers li ha selezionati automaticamente, quindi io poi posso cambiare tutto e posso modificarla tranquillamente. Ritorno alla mia schermata di Gemini e vi faccio vedere cos'altro ho fatto. Una volta creata l'immagine, ho chiesto a Canva di creare una presentazione sull'evoluzione della moda nel XX secolo, decade per decade. Gliel'ho chiesto in inglese, potete chiederglielo anche in italiano effettivamente, e mi ha generato alcune opzioni di presentazione. Me ne ha generate 4. Ovviamente io gli ho dato pochissime informazioni. Avevo provato anche a dare un file, vedete, e a chiedere a Canva di generare direttamente dal file, però mi ha dato sempre errore, come se non mi riconoscesse questo file. E quindi che cosa potete fare come trucchetto? Potete caricare il file e chiedere di crearvi la presentazione testuale all'interno della finestra di contesto e poi connettendovi a Canva, quindi con la chiocciola Canva, chiedete di trasformarvi quella presentazione testuale in una presentazione su Canva. Andate a specificare quelli che possono essere i colori, lo stile, eccetera. Io qui non ho specificato, vedete, colori, stile e quant'altro. Ho semplicemente detto di darmi l'evoluzione della moda decade per decade e me ne ha date diverse, devo dire, mi ha dato diversi stili di presentazione dai quali poi posso scegliere. Alcune sono più con immagini, altre sono solo testuali, però tutto sommato mi ha creato delle belle presentazioni. Vedremo adesso invece cosa succede con Claude e ChatGPT. Vi volevo anche ricordare e far presente che ho cercato anche di creare, di connettermi a Canva Code, però non ha funzionato, quindi mi permette di creare solo elementi visivi e che non siano codice poi all'interno di Canva Code. Ma questo è già tanto.
Passiamo adesso a Canva in Claude. Il principio di funzionamento è pressoché lo stesso, solo che in Claude funziona con qualsiasi lingua impostata. Quello che devo fare, ovviamente, è andare ad abilitare le app all'interno del nostro Claude. In questo caso non è tanto un'app quanto un connettore. Infatti, che cosa devo fare? Se io vado sul più, vedete, io ho dei connettori. Io al momento Canva ce l'ho perché l'ho già abilitato. Se non lo trovo, devo andare in gestisci connettori e andarlo a cercare. Io in questo caso, vedete, lo vedo e ce l'ho connesso. Posso anche disconnetterlo volendo. Adesso, quindi una volta che avete connesso il vostro Canva a quello che è la chat di Claude, potete fare delle domande e creare delle presentazioni. Ovviamente in Claude non possiamo creare delle immagini e quindi non posso chiedere poi a Canva di modificare le immagini prodotte da Claude, però posso creare delle presentazioni. Tra l'altro, Claude rispetto a ChatGPT e rispetto a Gemini ha riconosciuto subito il testo che io ho allegato, perché io ho allegato il testo e ho chiesto crea una presentazione in Canva basata sul documento allegato, gli ho dato tutti gli stili, la lunghezza, eccetera. Quindi mentre gli altri hanno detto che non vedevano comunque il mio allegato, invece Claude è andato liscio, quindi mi ha creato subito la struttura e poi ho fatto genera progetto. Vedete che comunque quando vi dovete connettere a Canva in Claude non dovete fare la chiocciola perché non si abilita in questo modo. Mi basta citarlo all'interno del mio prompt. Quindi io infatti ho scritto crea una presentazione in Canva, quindi Claude direttamente riconosce e attiva il Canva qualora io l'abbia ovviamente connesso. Vado in basso e alla fine, vedete, mi ha creato diverse presentazioni molto carine. Vi faccio vedere quella che mi è piaciuta di più. Le ho chiesto in stile cartoon, mi ha creato delle immagini molto belle, Canva. E, tra l'altro, il testo stesso che io ho allegato in Claude l'avevo creato con Claude, perché Claude sappiamo che a livello testuale rispetto agli altri, almeno per quanto riguarda il punto di vista didattico, è imbattibile perché crea dei report, dei testi davvero fatti bene, anche molto dettagliati. E questi stessi testi io poi, vedete, li ho ripresi e li ho fatti inserire all'interno della presentazione. Quindi mi ha creato davvero un bel progetto. Non posso ovviamente, come già vi ho detto, né creare delle immagini e neanche creare delle app, cioè Claude crea delle app, però non si connette a Canva Code, come non si connette a Canva Code Gemini e come non si connette a Canva Code ChatGPT, perché poi vedete io ho chiesto a Claude, ora basandoti sulla presentazione creata, genera un'app di studio in Canva Code. In realtà mi stava creando, poi ho esaurito i crediti gratuiti del mio piano e quindi mi stava creando direttamente all'interno di Claude l'app, che tra l'altro so per certo che verrebbe benissimo perché da questo punto di vista Claude è fantastico. Adesso invece vediamo cosa succede col nostro caro chat GPT. Quindi entriamo nel nostro chat GPT, anche qui dobbiamo andare a cambiare, quindi a cercare l'app di Canva. Appena ci cliccate, vedete, vi viene fuori questa funzionalità proprio per integrare Canva e quindi potete, qui vi inserirà, a me si vede visualizza, però a voi sicuramente verrà fuori connetti, qualcosa del genere. E quindi andate avanti con la procedura, accedete col vostro account. Vi ricordo che l'account ottimale per accedere a queste funzioni di Canva è l'account Edu, perché l'account Edu, che è gratuito ovviamente per gli insegnanti, ha tutte le funzioni di intelligenza artificiale gratuite.
Quindi una volta che io ho inserito Canva tra le app del mio chat GPT, vado nella chat e qui devo fare la stessa cosa che ho fatto con Gemini se voglio interpellare Canva, cioè devo cliccare, devo fare la quindi la chiocciola e poi selezionare Canva. Io ce l'ho già selezionato, ho già creato i contenuti. Che cosa ho fatto? Ho provato la stessa cosa che ho fatto con le altre intelligenze artificiali. Quindi ho caricato il mio file che io avevo creato in realtà con Claude sulla moda nel Novecento, ma in realtà dal Novecento al 2026, e ho chiesto di creare una presentazione didattica basata sul file allegato, eccetera. Anche ChatGPT non mi ha visto il file allegato. Quindi, che cosa ho fatto? Mi ha detto di caricare il documento in PDF e Word. Allora l'ho caricato il file e ho richiesto un nuovo prompt perché evidentemente qui non avevo specificato di creare magari una presentazione testuale oppure semplicemente non mi aveva riconosciuto l'allegato. Al secondo tentativo l'ha fatto. Che cosa ho fatto? Ho chiesto per prima cosa di crearmi delle slide testuali, perché provando a chiedere direttamente a Canva di crearmi una presentazione sull'allegato, in realtà mi dava qualche problema. Quindi ho chiesto di creare una presentazione testuale in slide di questo allegato. L'ha fatto. Una volta creata la presentazione testuale, ho interpellato Canva chiedendo di creare una presentazione con esattamente lo stesso testo sopra generato per le slide e ho chiesto anche di utilizzare i suggerimenti dati per le immagini. Quindi mi ha generato l'outline, ho fatto genera design e alla fine me ne ha preparati alcuni. Quello che mi è piaciuto di più è questo, molto carino, mi ha creato delle immagini molto belle, vedete, stile cartoon, mi è andata a inserire tutto, tutto coerente, eccetera. Ma voi direte, perché non generare direttamente in Canva e passare da ChatGPT, da Gemini, da Claude? Semplicemente perché magari sto già lavorando all'interno di questi strumenti, sto creando dei testi e voglio quindi un workflow più liscio, più fluido. Poi ho fatto la stessa cosa con le immagini, quindi ho creato un'immagine, ho scritto crea una immagine che evochi la moda anni 70 stile cartoon. Poi ho interpellato Canva e ho chiesto di rendere l'immagine sopra creata editabile. Qui in realtà mi ha dato un po' di problemi. Ho interpellato di nuovo Canva e ho chiesto di rendere, questa volta gliel'ho chiesta in inglese perché magari mi avrebbe risposto, ho chiesto di creare, quindi di rendere l'immagine editabile. In realtà mi ha creato un'immagine che non c'entra niente, sicuramente con Canva. E poi qui mi ha creato, mi ha interpellato questo widget che mi permette di selezionare un'immagine dal mio computer e poi modificarla direttamente in Canva in ChatGPT. Però poi mi dice si è aperto il widget Canva Magic Layers per convertire l'immagine in un design, quindi dovevo comunque selezionare i media o quindi l'immagine all'interno del mio computer, caricarla, eccetera, cosa che avrei potuto benissimo fare appunto direttamente in Canva. Ho chiesto poi di rendere la prima immagine editabile, non me l'ha riconosciuta e mi ha chiesto invece praticamente devo in ChatGPT devo semplicemente caricare l'immagine da zero all'interno della schermata e poi chiedere di modificarla perché mi dice posso renderla modificabile in Canva solo se Canva riceve il file immagine come input per
per lo strumento Image to Design, quindi non mi fa passare direttamente dall'immagine che ho generato in ChatGPT a Canva, devo scaricarla, ricaricarla e poi dire a Canva rendila editabile in modo che poi mi riconosca, come è successo poi nell'immagine che ho caricato e ho reso editabile, tutti i layers, quindi tutti i layers della mia immagine che poi sono modificabili. Quindi io quale vi consiglio alla fine a scopo didattico? Sicuramente Gemini ha dalla sua parte il fatto che è molto più integrata con Canva, sia perché può produrre presentazioni e immagini, cosa che Claude non fa, ma che fa ChatGPT, però abbiamo visto che con ChatGPT c'è qualche intoppo in più nel procedimento. Quindi sicuramente al primo posto c'è Gemini, al secondo posto c'è ChatGPT e ahimè solo per questo, diciamo, per questo ambito, al terzo posto c'è Claude. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete già utilizzato, se avete già utilizzato questi strumenti in questo modo, mi piacerebbe sapere a voi com'è andata. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete delle domande, potete sempre scriverle nei commenti oppure scrivermi alla mia email dgateacher@gmail.com. Vi ricordo per aiutarmi di lasciare un mi piace al video e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale DigiTeacher. Ciao e alla prossima!